1, 2. Ciao, benvenuto in questo nuovo video di pillole elettroniche per principianti. Oggi vedremo questo circuito didattico che è un generatore di 16 suoni che si possono impostare da questi 4 interruttori in modo binario, quindi dal 0 al 15. Arriva in kit di montaggio, costa solo 2 euro. In pratica da un qualsiasi rimeditore di materiale elettronico solo un paio di interruttorini vengono circa 2 euro. Qui con 2 euro ci danno il circuito stampato più tutti i componenti. Andiamo a vedere il kit come arriva, come si preparano i componenti, come si provano col tester prima di montarli, il montaggio ed il collaudo. Arriva in questo sacchettino, vediamo cosa c'è dentro. Partiamo dal circuito stampato dove ci sono indicati tutti i valori dei componenti. Vediamo sotto, non c'è nessuna indicazione. Questo penso che sia il generatore di suoni. Il chip è all'interno di questa goccia di materiale ceramico. Questo dovrebbe andare, presumo, qui dentro. Fa fatica ad entrare, bisogna dargli una piccola limata ai bordi perché c'è un po' di bava. Poi bisogna saldare in corrispondenza delle piazzole su un lato perché è un monofaccia. Vediamo cosa abbiamo. Resistenze, 2 fili, non ho istruzioni di montaggio, dei deviatori a slitta, 1, 2, 3, 4, che sono quei 4 qua, A1, B1, C1 e D1. 2 zoccoli di quelli economici, che sono i 2 integrati, il 4011 e il 4066. Andiamo a controllare. CD4011, CD4066. La marca non ben identificata. Idem questo, sembra un logo Texas venuto male. Poi abbiamo un cicalino, resistenze, 2 diodi, condensatori ceramici, 3, un altro diodo, uno strip a 5 poli che penso vada qui, uno strip a 2 poli che va qui più o meno, e un transistor S8050, 8050, quindi è questo, va qui facendo attenzione allo smusso che deve corrispondere. Quindi il buzzer va qui dove c'è buzz 1, rispettando la polarità, quindi il più del buzzer deve andare qui dove c'è il più. Non abbiamo condensatori elettrolitici. Adesso vedo di trovare su internet uno schema per capire come deve funzionare. Che alimentazione dobbiamo dargli qui? Vediamo se c'è scritto qualcosa qui. Niente. Cosa serve questo ponticello qui? Ho scritto A, B, C, D e GND. Qui c'è scritto A1, B1, C1, D1. Poi qui abbiamo 2 piazzole. Non so a cosa servono queste 2 qui perché da questo lato non si può saldare nulla perché su un lato non c'è collegato nulla. Vado a cercare lo schema dove ho acquistato l'oggetto. Sono andato sul sito dove l'ho acquistato, così ho verificato anche il costo, l'ho pagato 2 euro circa. Lo schema l'ho trovato su internet perché sul sito c'era solo questo topografico, qui invece ci sono un po' di informazioni in più, tra cui tensione di alimentazione, quindi da 4,5 volt a 5 volt, un po' di informazioni varie, lo schema molto utile. Quello strip qui che abbiamo visto, questo qui serve per collegarlo, dicono, all'Arduino, quindi esternamente possiamo andare a fare i suoni, oppure con i 4 interruttori in codice binario abbiamo tutte le varie combinazioni di suoni. Qui c'è anche il nome dell'effetto che fa. Dall'1 al 16 abbiamo tutti i suoni diversi, poi andremo a vederli. È chiaro che con questo piccolo buzzer si riuscirà a sentire ben poco. Una volta montato proverò a sostituire il buzzer con un piccolo altoparlante, poi andremo a vedere con l'oscilloscopio cosa c'è qui e cosa c'è qua sull'uscita. Prima di procedere al montaggio dei componenti è sempre meglio verificare i valori, almeno con il tester. Visto che abbiamo la distinta materiali, mi sono accorto che non hanno messo i 3 condensatori da 100 nano, li ho ricavati dal PCB dove c'è scritto C1, C2, C3, c'è scritto 104, infatti sono marcati 104 che sarebbe 100 nanofarad. Quindi controlliamo tutte le resistenze, tutti i valori, mettiamo il tester sugli ohm e proviamo tutti i valori. 61k, 62 che è la prima, questi qui sono 5 da 150k, poi abbiamo 2 da 270k, io dico k ma sta per kilo ohm nell'abbreviazione, i valori non sono molto precisi, 620 kilo R2 ed è corretta. Poi abbiamo i diodi, 1N 4007 e 1N4148, 2 pezzi. Mettiamo sul prova diodi
quindi deve uscire il simbolino del diodo. Il nero è il catodo, quindi dove c'è la fascia, lo appoggiamo e deve misurare circa 0,6 volt. Se lo inverto o inverto i puntali non deve misurare nulla. Idem di 1N4148, 06 e 06. Non occorre girarli perché se avessero qualche problema, un corto o un malfunzionamento non misurerei 0,6. Poi ho il transistor che possiamo ricavare la piedinatura dal circuito stampato. Il transistor è questo qui, ha quel pin qui a destra che va al buzzer e il pin centrale che va al modulo. Andiamo a prendere lo schema. Il pin centrale che va al modulo è la base e il pin che va all'altoparlante è il collettore. È un NPN, è come se ci fossero dentro due diodi, uno messo per così e uno messo per così. Quindi mi metto sulla base col puntale rosso e metto il puntale nero qui e qui, mi deve dare due diodi come se fossero due diodi di questi. E tra base e collettore ci deve essere isolamento, quindi il tester non deve segnare nulla. Metto il puntale rosso in centro, vado sul collettore, che è quello che va all'altoparlante, misura 0,7 e anche dall'altra parte sull'emettitore 0,7. Tra emettitore e collettore non deve misurare nulla, anche invertendo i puntali deve essere isolato. È una prova diciamo a freddo, perché la prova vera bisognerebbe farla polarizzando la base e vedere che effettivamente il transistor vada in conduzione, però già così le giunzioni ci sono. Possiamo provare anche i 3 condensatori con il capacimetro del tester, anche se non è preciso, giusto per vedere se più o meno sono buoni. 44 nanofarad è un po' scarso perché dovrebbe essere 100, 47 nanofarad, questo ha qualcosa di strano perché non segna niente, vediamolo sugli ohm. Questo è un cortocircuito secco, quindi questo condensatore qui mi fate più gonfio rispetto agli altri, non so se si vede, è più gonfio, quindi questo è guasto. Se l'avessimo montato ci avrebbe fatto un bel cortocircuito sull'alimentazione, perché i condensatori sono in parallelo alle alimentazioni dei due integrati e uno è dopo il diodo. Quindi se il valore è più basso, 47 nano, va bene, ma avere un condensatore in cortocircuito avrebbe messo in cortocircuito l'alimentazione, poi trovare questo guasto sarebbe stato un problema. È per quello che è sempre meglio provare anche con un semplice tester. Riuscivamo a provarlo anche con un semplice tester a lancetta tipo questo senza problemi, perché il corto riuscivamo a provarlo sugli ohm. Il buzzer ci vorrebbe un generatore di frequenza per provarlo, però già se vado sul provadiodi dovrei sentire un piccolo rumore. Vediamo se riesco, è difficile da far sentire, c'è un piccolo rumore di accettazione data dalla tensione del tester e quindi questo qui dovrebbe essere buono. Se abbiamo un generatore di segnali gli mettiamo magari 1000 Hz e vediamo se emette il fischio. Questo non possiamo provarlo. I due integrati, serve uno strumento prova integrati, adesso io lo faccio per voi perché non penso che tutti a casa abbiano un prova integrati, anche se è stato preso su AliExpress, anche questo il costo non era eccessivo. Accendo, la prima volta esce errore, però se ripremo enter fa la ricerca automatica 4011 o 4093. Questo è un 4011, quindi lo ha rilevato correttamente. Questo qui è un 4066, premo enter per fare la ricerca automatica, 4066, perfetto, quindi almeno gli integrati sembrano funzionare. Adesso, avendo provato tutto, buttiamo via quello più gonfio. Questo poi bisogna portarlo in discarica perché i componenti elettronici non vanno messi nella spazzatura normale. Io faccio sempre una scatola, metto dentro tutti i componenti elettronici, poi lo porto in discarica dove hanno il cassone per le schede elettroniche. Almeno qui al mio paese c'è un cassone apposta dove ci vanno dentro tutti i componenti. Prima di montare il tutto si fa la preformatura dei componenti, quindi pieghiamo tutti i componenti o a mano, quindi così, o con la pinzetta, così, più o meno rispettando la larghezza del circuito stampato, la larghezza del passo che c'è nel circuito stampato. Poi possiamo provarli, in genere sono tutti alla stessa distanza, più o meno va bene. Oppure usiamo un piega resistenze che si trova a bassissimo costo in tutti i negozi di elettronica, oppure chi ha la stampante 3D si trova in rete i file per realizzarlo. Si mette nella larghezza giusta, prima si va sul circuito stampato a trovare la larghezza, ad esempio R8 è quella sotto, vediamo che la larghezza corretta è questa. Infatti se poi il componente piegato lo vado a inserire è perfettamente piegato con gli angoli
belli a 90 gradi perfetti. È meglio che non siano troppo a 90 gradi per non stressare troppo il filo, deve avere sempre un raggio di curvatura abbastanza largo, quindi anche quelli piegati a mano, le prime due che abbiamo fatto, più o meno vanno bene. Non sono perfette, ma se non abbiamo il piega resistenze ci dobbiamo arrangiare in questo modo. Adesso procedo a piegare tutto, anche i diodi, e poi monteremo prima i componenti più bassi, quindi le resistenze, poi a salire i diodi, i condensatori, il transistor, gli zoccoli degli integrati, ci hanno messo anche gli zoccoli, non sono quelli a tulipano, non sono questi economici. Il problema di questi economici è che la molletta non è dorata e se li togliamo, rimettiamo alcune volte, la molletta perde la forza, specialmente questi economici, e poi non fa più ben contatto. Se dobbiamo invece inserirli una volta sola, vanno più che bene anche questi. Per montare i componenti possiamo fare uso di un leggio tipo questo, si infila il PCB, si fa la misura, si stringe, poi si montano i componenti, si gira e si salda. Se non abbiamo il leggio, questo qui, possiamo prendere un barattolino, un tappo di uno spray di vernice, un tappo così, un tappino, va sempre bene, qualsiasi tappo, appoggiamo sopra il tappo il nostro circuito e ci mettiamo su tutti i componenti. Partiamo dalle resistenze, i diodi e così via, come ho detto prima. Una volta appoggiati tutti i componenti dobbiamo girare, ruotare, quindi prendiamo una spugna, la mettiamo sopra e ruotiamo. Così possiamo procedere a saldare tutti i componenti senza il rischio che si muovano. Essendo un circuito a doppio strato di rame, abbiamo le piazzole sia sopra che sotto, quindi avrei potuto anche puntarli di sopra, in questo modo, senza usare la spugnetta, cioè sopra alla scatola così, li puntavo, qui ce n'è uno non fatto ad esempio, e dopo giravo e finivo magari l'altro terminale che non era fatto. Sarebbe sempre buona norma coprire di stagno anche la punta dei terminali per prevenire l'ossidazione. Bisognerebbe anche controllare che la risalita sia sempre fatta bene, cioè che non ci siano dei buchi tipo questi che sono scarsi. Se vogliamo fare una cosa fatta bene dovremo anche ripassare dove vediamo tutti i buchini, in maniera che ci sia una saldatura perfetta anche sopra. Altri componenti bassi che possiamo montare sono i condensatori, se ne devo recuperare uno perché uno era guasto, condensatore, e gli zoccoli. Lo zoccolo ha questa tacchetta qui che è vicina al pin 1, che è questo qui, e in genere sul circuito stampato viene indicato questo smusso che deve corrispondere e il pin 1 è quadrato, infatti l'integrato ha lo stesso smusso qui e a volte sul pin 1 c'è il puntino, vediamo se quell'altro ha il puntino. Infatti questo qui ha il puntino sull'1, c'è il puntino sull'1 e in più lo smusso. L'1 ha la piazzola quadrata. È molto importante montarli nel modo corretto perché se li montiamo al contrario il rischio di guasto è altissimo perché le alimentazioni vanno a finire in posti proprio opposti e in genere si guastano. Quando mettiamo gli zoccoli integrati controlliamo sempre prima di iniziare a saldare che tutti i pin siano usciti dalla parte opposta perché potrebbe succedere che un pin
si pieghi sotto, e se non ci accorgiamo, magari partiamo a saldare dalla fila opposta, arriviamo nell'altra fila e ci accorgiamo che un pin è sotto e dobbiamo poi disaldare l'integrato, e se non abbiamo la stazione disaldante facciamo anche molta fatica a tirarlo giù senza rovinare lo zoccolo e il circuito stampato. Adesso aggiungo quel condensatore qui che manca, poi giro e saldo il tutto. Ti voglio prima far vedere il condensatore da 100 nanofarad dei miei, quanto misura: 102 nanofarad, quindi quelli cinesi sono un po' farlocchi come al solito, però essendo condensatori posti sull'alimentazione, siccome noi già entriamo in corrente continua, servono solo da disaccoppiamento, quindi avere un 47 nanofarad qui va bene. Al limite il 100 nanofarad lo metto qui vicino al 1N4007, che è questo qui, il C1, metto il mio da 100 nanofarad, qui così. Il transistor non montiamolo così attaccato, ma lasciamolo sempre un po' sollevato, in maniera che lo stagno possa risalire quando andiamo a saldare da sotto, che se lo montiamo così lo stagno non riesce a risalire nel foro, e fare una bella saldatura col menisco, si chiama menisco la forma della saldatura attorno al piedino. Come hai visto, i deviatori li ho puntati e poi, tenendo il circuito stampato così, li ho drizzati per poi proseguire la saldatura. Adesso provo a montare questo buzzer, anche se so già che la musica che riuscirò a mettere sarà molto scarsa. Poi andrò a montare un altoparlantino. Questo strip qui non lo monto neanche, che non serve a niente nel nostro caso. Lo strip A2 di alimentazione possiamo decidere di montarlo o meno, o saldargli due fili, vediamo un po' come fare. Poi per ultimo io già con una lima dato una limata a destra e a sinistra in maniera che il circuito stampato possa entrare. Ho visto che non possiamo metterlo fino in battuta perché c'è il rischio che in quel punto qui si formi un cortocircuito, vanno vicino, ho bisogno di tenerlo sollevato perché così era comodo per poterlo saldare sotto, però purtroppo ho fatto queste piazzole qui grosse e in quel punto qui c'è il rischio che va a toccare. Ora lo dobbiamo tenere a filo sotto così e andarlo a saldare qui e riempire quei punti qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gocce di stagno. E poi non è finita, ho scoperto che questi due piazzole qui non sono nient'altro, se andiamo a vederlo sullo schema, i due ingressi, questi qui. E quindi bisogna fare due fili, possiamo prendere anche questi terminali che abbiamo tagliato, da qua a qua. Ecco terminato il montaggio, adesso possiamo provvedere a pulire con dell'alcol isopropilico, in mancanza di esso possiamo usare anche alcol normale con un pennellino, oppure le spugnette, quelle che ho già fatto vedere in altri video, queste spugnette qui che sono molto comode per fare la pulizia. Quindi se non abbiamo alcol isopropilico possiamo usare anche dell'alcol normale, questo è alcol normale, e vedrai che anche con l'alcol normale, non beviamo, riusciamo a fare la pulizia. Pian pianino.
chiaro che con più il prodotto è aggressivo e con più pulisce in fretta. Pian pianino, un po' di pazienza, così resta anche bella pulita. Adesso, essendoci i terminali appuntiti, la spugnetta si rovina, ma per gli SMD quella spugnetta qui va molto bene perché resiste. Anche qui vedi ce n'era tanta di sporcizia attorno a queste piazzole, è venuta via. Oppure se abbiamo una vasca a ultrasuoni possiamo immergerla, magari prima di montare il buzzer, perché sennò entra dentro all'interno, non va molto bene. Adesso siamo pronti per provarla, diamo un attimo un'occhiata allo schema. C'è il diodo 1N4007 che ci protegge dall'inversione di polarità, e questa è una buona cosa, quindi anche se sbagliamo il più e meno qui non succede nulla, al limite non suona. Prima di dare l'alimentazione si fa un altro controllo, perché è molto facile sbagliare, quindi controlliamo la polarità dei diodi, se gli integrati sono stati montati nel verso giusto e al posto giusto. Purtroppo non c'è un topografico stampato, ma è scritto sotto, quindi dobbiamo fare attenzione a quando lo si inserisce. Comunque 40-11 sono montati come lo schema, 40-11, 40-66 sotto. Controlliamo che non ci siano cortocircuiti tra piazzole adiacenti, una bella occhiata generale, e magari controlliamo che i valori delle resistenze siano montati nel posto corretto, anche col tester se non sappiamo il codice colori. Chi non sa il codice colori è bene che tenga magari una tabella vicino al banco di lavoro per avere subito la corrispondenza. Adesso l'alimento a 5 volt qui e dovrebbe già emettere il suono relativo al 0 binario. La A è questo, quindi il meno significativo è di qui, quindi tirando su il 2 facciamo l'1 binario. Adesso partiamo dallo 0. Avrei preferito che avessero scritto 0, 1, 2 in questo modo, perché il codice binario è così: 0, 1, 2, perché in elettronica digitale si parte a contare da 0 e non da 1. Uso questo semplicissimo alimentatore, setto quindi 5 volt e la corrente la vado a limitare, questo qui consumerà molto poco, mezzo ampere, che penso sia già fin troppo. Questa è l'attivazione dell'uscita, collego, vediamo se riesco a inquadrare tutto. Ho messo 2 coccodrilli collegati al più e meno, proviamo a accendere, vediamo cosa succede. Ok, è fortissimo. Pensavo che questo cicalino non si sentisse, infatti avevo pensato di montare un altoparlante, ma funziona benissimo. Adesso gli metto un pezzo di scotch qui sopra, vado a prendere, ho tappato il buco, se no non ci sentiamo più. E vediamo le varie combinazioni. La 0 che abbiamo sentito adesso è Machine Guns, e poi andiamo avanti facendo l'1 e il 2. 1, 2, ambulanza, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Può essere usato per un campanello, quindi dandogli 5 volt fa il suono che scegliamo. Dobbiamo scegliere uno che ci piace. Oppure se mettiamo un piccolo amplificatore e una tromba di potenza possiamo fare una sirena per l'antifurto. Andiamo adesso a fare delle misure con l'oscilloscopio, però rimuovo il cicalino perché sennò non riusciamo più a sentirci. Misuro la resistenza del cicalino per mettere poi un carico fittizio lì, anche se qui quella del cicalino è un'impedenza e non una resistenza, al limite mettiamo una resistenza un po' più alta. 14 ohm di cicalino, andrebbe misurata l'impedenza con il ponte RLC, vediamo se riusciamo a fare questa misura.
Questi sono i valori di resistenza e di impedenza. Quello sopra è l'impedenza, quello sotto la resistenza. L'impedenza varia a seconda della frequenza che li applico. Quindi se io cambio la frequenza, in pratica a frequenza 0 la resistenza è uguale all'impedenza. Quindi andiamo alla minima frequenza, 100 Hz. Infatti a 100 Hz impedenza e resistenza sono uguali. Se salgo di frequenza, 120 è ancora simile. 1 kHz l'impedenza inizia a salire. 10 kHz vediamo che c'è tantissima differenza. A 100 kHz notiamo che resistenza e impedenza sono notevolmente diversi. Siccome lui emette frequenze audio, quindi siamo circa 1 o 10 kHz, quindi facciamo una via di mezzo, gli mettiamo una resistenza da 60-68 ohm, qualcosa del genere, va più che bene. Ho messo l'oscilloscopio, ho saldato un pezzettino di filo per la massa qui sul GND, fa sempre comodo. La resistenza che abbiamo calcolato prima, 82 ohm al posto del cicalino, così fa da carico. Sono andato a prendere i datasheet del 4011 e 4066. Il 4011 sono 4 porte NAND, il 4066 è un quadruplo switch analogico. Il cuore del circuito è quello integrato qui. Quell'integrato qui non è, come pensavo io all'inizio, un semplice amplificatore, perché l'amplificatore lo fa il transistor. Infatti anche qui lo dice che il sistema 16 sound è basato sull'integrato 9561, di cui ho cercato il datasheet ma non si trova nulla. Produce appunto 16 differenti suoni. I 4 interruttori servono per cambiare la resistenza che c'è tra il 9 e l'8. C'è un giochino tramite questi switch per mettere in parallelo queste due resistenze qui, commutate da questo. Inoltre vanno anche ad agire qui, bisogna sempre vedere se questo schema qui poi è corretto. Qui ci sono altri 2 pin che vanno qui e qui, il circuito non è proprio semplice. Adesso andiamo a vedere in quei 2 punti qui cosa succede muovendo gli interruttori e anche in parallelo all'altoparlante. I 2 punti qua sono 9 e 8, che sono questi 2 qui, dove qui ho una frequenza di 700 kHz circa, che muovendo gli interruttori mi cambia, arriva a 1,3 MHz, così è 900 MHz, così è 200 MHz, cambia a seconda degli interruttori. Andiamo in parallelo al buzzer, quindi l'oscillatore è dentro in questo circuito, è tutto dentro lì. Questa qui è la frequenza che noi udiamo, che viene modulata. Questo qui è lo 0, questo è l'1, così è il 2, il 3, il 4, 5, 6, 7, eccetera eccetera. Facciamo il 16, che sarebbe il 15, e questo. Queste sono tutte le modulazioni. La resistenza che ho messo teoricamente non serviva, era solo per dare un carico per vedere se cambiava qualcosa. Come potete vedere, anche se è un kit didattico, possiamo farne anche un uso tipo un campanello o una piccola sirena di antifurto mettendo un amplificatore di suono con una tromba. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!